In questo video vediamo come si usano neanche, neppure e nemmeno. Vedremo varie frasi e alcune espressioni idiomatiche. Vedremo in che posizione si mettono, poi parleremo di quando si deve usare la doppia negazione e alla fine vedremo quando si usa l'indicativo e quando il congiuntivo. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Dunque la prima cosa importante da dire su neanche, neppure e nemmeno è che sono praticamente equivalenti. Il significato è lo stesso e anche il modo in cui si usano è lo stesso. Non ci sono differenze neanche a livello di registro, cioè non ce n'è uno più formale degli altri. Forse ci sono alcune differenze a livello regionale, nel senso che magari in alcune regioni si sente di più neanche, in altre si sente di più neppure o nemmeno. Io personalmente tendo a usare neanche, ma è solo una preferenza personale. C'è però una quarta parola con lo stesso significato e che si usa anche questa allo stesso modo, che però appartiene al registro informale, al registro colloquiale, ed è la parola manco. Vedremo poi alcuni esempi per imparare a usarla bene. Il primo uso di neanche o neppure o nemmeno è quello, in un certo senso, di aggiungere una negazione a un'altra negazione. È l'uso che probabilmente molti già conoscono. Quindi, per esempio, in una conversazione, se qualcuno mi dice non parlo tedesco, io posso dire neanch'io. Quindi aggiungo la mia negazione alla prima negazione. Ovviamente, se volessi dire il contrario, direi io sì. Non parlo tedesco, io sì. Non sono laureato, neanche Giulia è laureata, però ha un bel lavoro. Si può aggiungere una negazione a una negazione precedente anche all'interno della stessa frase. Non ho preso il caffè e non ho preso neanche il dolce. In questo caso non aggiunge tanto a livello di significato. Potrei anche dire non ho preso il caffè e non ho preso il dolce. Sarebbe più o meno la stessa cosa, ma si aggiunge neanche per dare un po' più di enfasi alla seconda negazione. Qui secondo me ci sono tre cose importanti da tenere presente. La prima riguarda l'uso del non, cioè si usa la doppia negazione oppure no. Come regola generale, se neanche viene prima del verbo, non si usa non, quindi non si usa la doppia negazione. Se invece viene dopo il verbo, si usa non e quindi si usa la doppia negazione. Torniamo al primo esempio. Qualcuno mi dice non parlo tedesco e io dico neanch'io. Se volessi usare una frase completa con il verbo, avrei due possibilità. Potrei dire neanche io parlo tedesco, quindi mettendo il neanche prima del verbo, oppure potrei dire non parlo tedesco neanch'io. In questo caso ho usato non perché neanche viene dopo il verbo. Il significato è lo stesso, possiamo usare una o l'altra. Vediamo qualche altro esempio e in tutte queste frasi si può usare indifferentemente neanche, neppure o nemmeno. Oggi non è piovuto e non pioverà neanche domani. Oppure oggi non è piovuto e neanche domani pioverà. Ho corso per 10 chilometri e non mi sono mai fermato. Neppure io mi sono fermato, eppure non lo vado a dire in giro. Ho messo questa frase giusto per ricordare che, oltre a neppure, esiste anche eppure. Il significato è completamente diverso. Neppure è equivalente di neanche, mentre eppure, in questo caso, significa più o meno però, ciò nonostante. Oppure, come ho detto prima, si può usare in contesti informali, attenzione, solo in contesti informali, si può usare la parola manco. Non ci ho capito niente, manco io. La seconda cosa che voglio ricordare è molto semplice, per qualcuno sarà anche scontata, e non è necessariamente legata a neanche, ma vale comunque la pena ripeterla qui, secondo me. Se qualcuno mi dice non mi piace la carne, rispondo neanche a me e non neanch'io, perché naturalmente la frase sottintesa è neanche a me piace la carne, oppure la carne non piace neanche a me. E questo naturalmente non vale solo per il verbo piacere.
Don Camillo, non mi pare che sia il caso di litigare. Neanche a me, rispose Don Camillo. Non si può rispondere neanch'io, perché la prima frase significa a me non sembra il caso di litigare. E quindi giustamente Don Camillo risponde neanche a me. La terza cosa che voglio ricordare riguarda la posizione di neanche. E in questo caso neanche funziona esattamente come anche e si mette immediatamente prima dell'elemento che vogliamo aggiungere alla nostra lista immaginaria. Cioè nell'esempio non mi piace la carne, neanche a me. La mia lista immaginaria è composta dalle persone a cui non piace la carne. Quindi Gianni dice non mi piace la carne e io dico neanche a me. Quindi in questa lista avremo Gianni e poi ci sarò io. E naturalmente posso aggiungere altri elementi. Neanche a Giulia piace la carne, neanche a loro piace la carne e così via. Ma se dicessi a Fulvio non piace neanche la carne, la mia lista immaginaria è composta dalle cose che non piacciono a Fulvio. E quindi potrei dire per esempio a Fulvio non piace la carne, non gli piace neanche il pesce, non gli piace neanche la pizza, eccetera, eccetera. Quindi mettiamo neanche subito prima dell'elemento che stiamo aggiungendo alla nostra lista. Come ho detto, in questo caso funziona esattamente come anche, a cui ho dedicato quest'altro video, dove spiego questa cosa in maniera un po' più approfondita. L'altro uso molto comune di neanche è quello di escludere, in un certo senso, il caso più estremo. Nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, cantava Lucio Dalla. Come dire, se un bambino, cioè la persona che avrebbe più probabilità di perdersi, non si perde, allora vuol dire che non si perde proprio nessuno. E per restare sempre in tema musicale, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Da notare, fra parentesi, che nessuno funziona come neanche per quanto riguarda l'uso della doppia negazione, cioè quando viene prima del verbo non si usa la doppia negazione, mentre quando viene dopo si usa. E quindi potrei dire nessuno mi può giudicare oppure non mi può giudicare nessuno. Vediamo invece un caso in cui si riferisce a un verbo. Hai finito il lavoro? No, non ho neanche cominciato. In questo caso si riferisce al verbo cominciare. Da notare la posizione, perché con i tempi composti, come il passato prossimo, si trova fra l'ausiliare e il participio passato. Non ho neanche cominciato. Mentre con i tempi semplici, come per esempio il presente, l'imperfetto o il futuro, si trova spesso dopo il verbo in una frase negativa e può anche essere l'ultima parola della frase. Giulia era talmente infuriata che non lo guardava neanche. Ma si potrebbe anche dire Giulia era talmente infuriata che neanche lo guardava. In quest'altro esempio invece si riferisce all'avverbio lontanamente. Non sospetta neppure lontanamente che sia stato io. In tutti gli esempi che abbiamo visto finora il verbo era l'indicativo, ma si trova anche il congiuntivo con il costrutto neanche se, o neppure se, nemmeno se. In genere il congiuntivo imperfetto o trapassato. E ricordati che qui dentro non ci metti più piede, neanche se tu diventassi ministro dell'istruzione. In questo caso praticamente neanche si riferisce a tutta la frase, se tu diventassi ministro dell'istruzione. E in quella frase si usa il congiuntivo imperfetto perché è una frase ipotetica. Non sei veramente il ministro dell'istruzione, se diventassi ministro dell'istruzione. In molti casi si può omettere se e il significato rimane lo stesso e si usa comunque il congiuntivo trapassato o imperfetto. Peccato che la giovane cantante di La Spezia, neanche fosse Lady Gaga, si sia presentata alle 2:30 di notte. Non so chi sia la cantante in questione, sinceramente non me lo ricordo. Ho trovato tempo fa questa notizia e me la sono messa da parte per la mia collezione di esempi. Spiego velocemente l'uso dei tempi verbali in questa frase. Peccato che la giovane cantante di La Spezia si sia presentata alle 2:30 di notte.
Qui usiamo il congiuntivo passato, si sia presentata, di un verbo riflessivo, del verbo presentarsi, perché abbiamo peccato che. Mentre la frase con neanche, quella che ci interessa, è quella fra le virgole, neanche fosse Lady Gaga. Significa neanche se fosse Lady Gaga, neanche nel caso in cui fosse Lady Gaga. Quindi neanche in quel caso estremo sarebbe giustificato il suo ritardo. E si può, appunto, come si vede, si può omettere se e dire semplicemente neanche fosse Lady Gaga. Se volessimo usare un'espressione più colloquiale, più informale, con manco, si userebbe comunque il congiuntivo allo stesso tempo e si direbbe manco fosse Lady Gaga. Quindi attenzione, colloquiale, ma sempre con il congiuntivo. C'è anche una forma implicita. Non ne parlo molto, ma è importante sapere che esiste. Sempre con neanche, nemmeno, neppure o manco, più questa volta la preposizione a e poi l'infinito. A Milano non si trova un parcheggio neanche a pagarlo. Significa che non si trova un parcheggio neanche se dovessimo pagarlo. E prima di finire voglio ricordare velocemente un paio di espressioni idiomatiche molto comuni. Neanche morto, neanche per sogno. Oppure, nella forma un po' più informale, manco morto, manco per sogno. Si usano per escludere categoricamente in maniera assoluta qualcosa. Pensi di andare al ricevimento? Ma neanche per sogno. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!